Lezione 1. Una mano amica. Ehi Anna, mi chiedevo se potessi darmi una mano con qualcosa? Certo, John. In cosa posso esserti utile? Beh, sto lavorando a questo progetto al lavoro e mi sento un po' bloccato. Avete suggerimenti o consigli che potrebbero aiutarmi ad andare avanti? Assolutamente. Sarei felice di dare un'occhiata e vedere se posso offrire qualche suggerimento. Sarebbe fantastico. Sto cercando di trovare una soluzione creativa, ma mi sembra di trovarmi di fronte a un muro. Nessun problema. Perché non mi spieghi cosa hai fatto finora e possiamo fare un brainstorming insieme di idee? Ok, ottimo. Bene, ho già fatto le ricerche e raccolto tutti i dati necessari, ma faccio fatica a mettere tutto insieme in modo coerente. Capisco. Bene, una cosa che potrebbe aiutare è iniziare delineando i punti chiave su cui concentrarti. Questo può darti una struttura solida su cui costruire. Davvero una buona idea. Non ci avevo pensato. Fammi annotare alcuni appunti e vedere cosa riesco a trovare. Suona bene e non esitate a chiedere se avete bisogno di chiarimenti o se avete ulteriori domande lungo il percorso. Meraviglioso, grazie mille. Apprezzo davvero che tu abbia dedicato del tempo a dare una mano. Certo, sono sempre felice di aiutare. È a questo che servono gli amici, giusto? Assolutamente. Sono fortunato ad avere qualcuno come te dalla mia parte. Oh, sei dolce. Sono felice di poter essere d'aiuto. Fammi sapere in quale altro modo posso esserti utile. Lo farà. Va bene, fammi rientrare e vedere cosa riesco a inventarmi. Grazie ancora, Anna. Lezione 2. Meraviglie tecnologiche. Ehi Anna, hai provato quella nuova app di cui ti ho parlato? Vuoi dire quello che mi aiuta a organizzare tutte le mie attività e i miei appuntamenti? Sì, lo adoro. Giusto? È così comodo avere tutto a portata di mano. Assolutamente. Non posso credere quanto abbia semplificato la mia routine quotidiana. Lo so, giusto? È come avere un assistente personale. Esattamente. E la parte migliore è quanto sia facile da usare. Sicuramente. L'interfaccia è così intuitiva e facile da navigare. Sicuramente un punto di svolta. Ora mi sento molto più in controllo dei miei orari. Lo stesso qui. È stato un vero toccasana, soprattutto con i miei impegni di lavoro. Posso immaginarlo. Avere quel tipo di organizzazione e accessibilità è molto utile. Totalmente. Sono contenta di averlo scoperto. Hai già provato qualcuna delle altre funzionalità? Oh, assolutamente. La sincronizzazione del calendario è un punto di svolta e la funzione di elenco delle cose da fare è molto utile. Bello. Ho esplorato anche le opzioni per prendere appunti e archiviare documenti. Oh, dovrò dare un'occhiata a quelli. Sembra che abbia davvero tutto ciò di cui hai bisogno in un unico posto. Sicuramente. Onestamente mi ha reso la vita molto più facile.
Capisco perché. La tecnologia può essere così potente se utilizzata in modo efficace. Non potrei essere più d'accordo. Questa app è davvero una meraviglia tecnologica. D'accordo. Sono davvero contenta che tu me l'abbia consigliato. Anch'io. È stato un vero punto di svolta. Sono felice di poterlo condividere con te. Lezione 3. Game Night Fun. Bene, Anna, sei pronta per la nostra serata di giochi? Ci puoi scommettere. È tutta la settimana che non vedo l'ora. Fantastico. Ho portato un sacco di nuovi giochi da provare. Oh, meraviglioso! Adoro provare nuovi giochi. Cosa hai portato? Beh, ho un classico gioco da tavolo, un gioco a quiz e persino un gioco di carte. Bello, bello. È fantastico avere una varietà tra cui scegliere. Sicuramente. Possiamo scegliere a turno quale giocare per primo. È un'ottima idea. Mi piace come suona. Mantienilo equo e divertente. Esattamente. Sono sicuro che troveremo qualcosa che piaccia davvero a entrambi. Sono sicuro che lo faremo anche noi. Sarà fantastico, posso già dirlo. Mi sento fortunato oggi, quindi forse inizieremo con il gioco a quiz. Oh, curiosità. Sfida accettata. Adoro i buoni quiz. Ah, va bene, vediamo di cosa sei fatto allora. Avanti, John. Sono pronto a mostrare la mia vasta conoscenza. Ah, beh, dovremo solo vedere di chi è il cervello più grande. Che vinca il giocatore migliore. Sarà divertente. Lo sai. La competizione amichevole è la migliore. Sicuramente. Va bene, facciamolo. Fantastico. Facciamo il gioco, Anna. Lezione 4. Uno stile di vita più sano. Ehi Anna, hai apportato modifiche per vivere uno stile di vita più sano? Sai, in realtà l'ho fatto. Sto cercando di mangiare più frutta e verdura. È fantastico. Piccoli cambiamenti possono fare una grande differenza, hai ragione. Sicuramente. Mi sto anche sforzando di allenarmi un paio di volte a settimana. Eccellente, l'esercizio fisico è così importante per la nostra salute e il nostro benessere generale. Assolutamente. Mi sento già più energico. Ad essere onesti. Questo è fantastico. Devo fare un lavoro migliore nel fare scelte più sane da solo. Beh, perché non ti unisci a me? Potremmo motivarci l'un l'altro a continuare così. Sai, è un'idea fantastica. Apprezzerei davvero il supporto. Perfetto. Possiamo provare insieme nuove ricette salutari e allenarci in squadra. Mi piace come suona. Il lavoro di squadra fa funzionare i sogni, come si suol dire. Esattamente. Sarà molto più facile rimanere sulla buona strada se la affronteremo insieme. Concordato.
Sono pronto a fare dei cambiamenti positivi. Sarà fantastico. Ne sono davvero entusiasta. Un augurio per noi più sani e felici. Complimenti per quello. Non vedo l'ora di iniziare questo nuovo viaggio. Anch'io. Va bene, facciamolo, partner. Hai capito, Anna? Facciamolo. Lezione 5. Esplorazione di nuovi hobby. Buongiorno, Anna. Hai intrapreso qualche nuovo hobby ultimamente? In effetti, l'ho fatto. Mi sto cimentando nella pittura. Dipingere, eh? È bello sentirlo. Ho sempre voluto approfondire questo tema. Dovresti assolutamente provarlo. È un hobby così rilassante e gratificante. Sembra meraviglioso. Mi piacerebbe saperne di più. Qualche consiglio per un principiante? Assolutamente. La chiave è divertirsi e non preoccuparsi troppo della perfezione. Mi piace questo approccio. Tendo a diventare un po' perfezionista, quindi è bene tenerlo a mente. Esattamente. La parte migliore è il processo, non il prodotto finale. Lascia fluire la tua creatività. Questo ha molto senso. Se hai bisogno di aiuto per iniziare, non esitare a chiedere. Grazie, John. Lo apprezzo davvero. Posso accettare l'offerta. Nessun problema. Sono felice di dare una mano ogni volta che ne hai bisogno. Sei il migliore. Sono sicuro che ti chiamerò presto. Suona bene e sono entusiasta di vedere che tipo di capolavori crei. Ah, lo vedremo. Ma non vedo l'ora di iniziare il viaggio. Non ho dubbi che sarai un artista straordinario. Oh, sei così dolce. Bene, facciamolo. Assolutamente. Non vedo l'ora di vedere cosa ti viene in mente. Lezione 6. Un programma fitto di appuntamenti. Ciao Anna, ho notato che parti presto e torni tardi ogni giorno. Stai intraprendendo un nuovo progetto al lavoro? John, hai ragione. Sono stato molto impegnato con un grande progetto a cui sta lavorando il mio team. Stiamo cercando di farlo prima della fine del mese. Wow, sembra intenso. Che tipo di progetto è? Qualcosa che puoi condividere? È un importante aggiornamento software per uno dei nostri clienti chiave. Stiamo ridisegnando l'interfaccia utente e aggiungendo alcune nuove funzionalità. Sono passate molte ore, ma spero che alla fine ripaghi. È fantastico che tu abbia la possibilità di lavorare su un progetto così importante. Sono sicuro che il tuo team sta facendo un ottimo lavoro. Grazie John. È stato difficile, ma ne siamo tutti molto appassionati. Che ne dici? Ti sei tenuto occupato ultimamente? Non quanto te, questo è sicuro. I miei orari sono piuttosto standard, lavoro durante il giorno, commissioni e faccende domestiche la sera. Niente di troppo eccitante. Bene, goditi i momenti di inattività finché puoi. Una volta terminato questo progetto, spero di avere un po' più di tempo libero per chiacchierare con gli amici.
Questo è un buon punto. È importante trovare l'equilibrio tra lavoro e vita privata, anche quando le cose si fanno frenetiche. Fammi sapere se hai voglia di cenare o qualcosa del genere, sarebbe bello fare una pausa dallo schermo del computer. Sicuramente, mi piacerebbe. Sarebbe bello rilassarsi e parlare di qualcosa di diverso da questo progetto, tanto per cambiare. Suona bene, Anna. Fammi sapere quando sei libero e faremo in modo che accada. Lezione 7. Conversazione sul cambio di valuta. Mi scusi, per caso offrite servizi di cambio valuta qui? Salve John, sì, offriamo servizi di cambio valuta in questa sede. Posso aiutarti in questo oggi? Ottimo, in realtà viaggerò all'estero la prossima settimana e devo cambiare parte della mia valuta locale con la valuta utilizzata nel paese che sto visitando. Eccellente. Possiamo sicuramente aiutarti in questo. Quale valuta intendevi cambiare e quanto avevi bisogno di convertire? Ho dollari USA che vorrei cambiare con euro. Ho intenzione di scambiare circa $500, se possibile. Ok, fammi dare un'occhiata al tasso di cambio attuale. Per $500 USA, posso offrirti circa 450 euro al tasso attuale. Sembra buono, dovrebbe essere sufficiente per il mio viaggio. Qual è la procedura per completare lo scambio? È abbastanza semplice. Mi serve solo un tuo documento d'identità valido e poi potremo completare la transazione. Ti darò le banconote in euro in cambio dei tuoi dollari USA. Perfetto, fammi prendere il portafoglio. È davvero utile, apprezzo che tu mi abbia illustrato tutto questo. Non è affatto un problema. Sono lieto di aiutarvi. Fammi sapere quando hai pronto il tuo documento d'identità e possiamo occuparci dello scambio. Ottimo, un momento. Tira fuori la carta d'identità, ok, ecco qua. Sono pronto per fare lo scambio. Meraviglioso. Grazie. Elabora lo scambio, eccoti. 450 euro in euro. Spero che questo ti aiuti a rendere i tuoi viaggi un po' più facili. Fantastico, questo è esattamente ciò di cui avevo bisogno. Apprezzo davvero che tu abbia dedicato del tempo ad aiutarmi con questo. Lezione 8. Ideali e pregiudizi vittoriani. Senti, Anna, stavo leggendo delle norme sociali dell'epoca vittoriana l'altro giorno. A quanto pare, l'opinione prevalente all'epoca era che il posto della donna fosse la casa, concentrata sulla gravidanza e sull'educazione dei figli. Davvero? È una prospettiva piuttosto antiquata e prevenuta, non credi? Non riesco a immaginare di essere così limitato ai soli doveri domestici. Sono d'accordo, sembra molto restrittivo e antiquato. Da quanto ho capito, c'era una forte enfasi sui ruoli di genere tradizionali e una mancanza di opportunità per le donne fuori casa. Assolutamente. È incredibile come la società si sia evoluta da allora, con le donne che svolgono ruoli sempre più importanti in tutti gli aspetti della vita. Sono grato che abbiamo superato questi ideali vittoriani dalla mentalità ristretta. Sicuramente. È una testimonianza dei progressi che abbiamo fatto nel riconoscere lo stesso valore e le pari capacità delle donne. Non riesco a immaginare di essere confinato in casa in quel modo. Nemmeno io. Mi piace la libertà e la flessibilità di perseguire i miei interessi e le mie ambizioni, piuttosto che farmi incasellare in aspettative sociali obsolete.
Questo è un ottimo punto. Avere la capacità di forgiare i propri percorsi, indipendentemente dal sesso, è una parte così importante della crescita e della realizzazione personale. Precisamente. Il mondo è un posto molto più ricco e dinamico quando abbracciamo la diversità e celebriamo i contributi unici di tutti gli individui. Non potrei essere più d'accordo. È affascinante riflettere su fino a che punto siamo riusciti a sfidare quei pregiudizi vittoriani obsoleti. Lezione 9. Intervista a Ace Det. Va bene, Anna, ho un importante colloquio di lavoro in arrivo. Qualche consiglio su come posso prepararlo e inchiodarlo? Eccellente, John. La chiave è fare una ricerca approfondita sull'azienda in anticipo. Familiarizza con la loro missione, i loro valori e i risultati recenti. Buon punto. Mi assicurerò di approfondire il loro background e di rimanere aggiornato sulle ultime notizie e sviluppi. Assolutamente. E non dimenticare di fare pratica con le domande più comuni durante le interviste. Cose come parlami di te e quali sono i tuoi punti di forza e di debolezza. Ah sì, quelle domande standard. Mi assicurerò di fornire risposte concise e convincenti che mettano in risalto le mie competenze ed esperienze pertinenti. Esattamente. E ricordati di avere alcune domande perspicaci da porre all'intervistatore. Mostra un interesse e un coinvolgimento genuini. Un consiglio eccellente. Farò un elenco di domande ponderate sul ruolo, sul team e sui piani futuri dell'azienda. Meraviglioso! E non dimenticate di vestirvi in modo professionale e di arrivare con qualche minuto di anticipo. Le prime impressioni contano. Bella chiamata. Farò del mio meglio con un aspetto raffinato e puntualità. Sono sicuro che te la caverai alla grande. John, rimani ottimista, sii te stesso e lascia trasparire le tue qualifiche. Grazie Anna. Apprezzo i suggerimenti utili. Augurami buona fortuna. Lezione 10. La corsa all'oro in California. Buongiorno, Anna. Sapevi che la scoperta dell'oro in California nel 1840 provocò un enorme afflusso di persone nella regione? Affascinante. Ho sentito parlare della corsa all'oro in California, ma non conosco tutti i dettagli. Cosa puoi dirmi a riguardo? Bene, nel 1848, l'oro fu scoperto a Sutter's Mill a Coloma, in California. La notizia del ritrovamento si diffuse a macchia d'olio e presto migliaia di cercatori, noti come 49, accorsero nello stato in cerca di ricchezze. Wow, deve essere stato un periodo incredibile di crescita e cambiamento per la California. Posso immaginare che la popolazione sia esplosa con l'arrivo di tutte quelle persone. Assolutamente. Lo Stato è passato da poche migliaia di residenti a oltre 300.000 in pochi anni. C'era un caos totale, con persone arrivate da tutto il mondo per rivendicare la loro rivendicazione. Scommetto che ciò ha portato a un rapido sviluppo e alla costruzione di infrastrutture per accogliere il massiccio afflusso di persone. Anche l'economia deve essere cresciuta. Sicuramente. Da un giorno all'altro sono sorti paesi e città per sostenere le operazioni minerarie. E la domanda di beni e servizi è salita alle stelle, alimentando una rapida crescita economica. Posso capire perché è considerato un momento così cruciale nella storia della California. La corsa all'oro deve aver trasformato l'intera regione in modi profondi.
Assolutamente. Ha gettato le basi affinché la California diventasse la potenza economica che è oggi. Un capitolo affascinante nell'evoluzione dello Stato. Lo è davvero. Mi piacerebbe saperne di più sugli impatti culturali e sociali della corsa all'oro prima o poi. Sembra che sia stato un evento davvero trasformativo. Di sicuro, c'è molto altro da esplorare. Ma sono lieto di potervi dare una panoramica di alto livello di questa parte importante del passato della California. Lezione 11. Paese del bestiame. Ehi Anna, sapevi che il Texas ospitava oltre 1 milione di bovini che vagavano per i vasti pascoli? Wow, è un numero incredibile. Non avevo idea che il Texas avesse un'industria del bestiame così fiorente all'epoca. Era davvero l'epicentro della produzione di bestiame negli Stati Uniti. Gli ampi spazi aperti e le condizioni di pascolo ideali lo rendevano perfetto per l'allevamento di grandi mandrie. Posso immaginare che quegli allevatori abbiano avuto le mani occupate nella gestione e nella pastorizzazione di tutto quel bestiame. Deve essere stata una bella operazione. Assolutamente. I grandi baroni del bestiame del Texas divennero incredibilmente ricchi e potenti, controllando vaste aree di terra e impiegando innumerevoli braccianti nei ranch. E scommetto che con tutto quel bestiame, la domanda di carne bovina deve essere stata enorme, specialmente nell'est, dove c'erano i centri abitati. Esattamente. Gli stati orientali non riuscivano a produrre abbastanza carne bovina per soddisfare la crescente domanda, quindi si sono rivolti al Texas per rifornire i mercati. Era un settore in forte espansione. Questo è affascinante. Mi piacerebbe saperne di più su come si è evoluto il commercio di bestiame in Texas e su tutte le infrastrutture che devono essere state costruite per sostenerlo. C'è sicuramente una ricca storia lì. L'ascesa delle città dedite al bestiame, le lunghe tratte per il bestiame, le innovazioni nell'allevamento e nel trasporto, è una storia davvero interessante. Sembra così. Il Texas doveva essere un posto completamente diverso allora, con cowboy, baroni del bestiame e enormi mandrie che vagavano per la terra. Oh, assolutamente. Era il selvaggio West in tutti i sensi. Un'epoca davvero iconica nella storia del Texas e degli Stati Uniti. Capisco perché. Le dimensioni e l'importanza dell'industria del bestiame devono essere state una parte fondamentale nel plasmare l'identità e la cultura dello Stato. Non potrei essere più d'accordo. È uno scorcio affascinante del passato del Texas che aiuta davvero a spiegare come sia diventata la forza dominante che è oggi. Lezione 12. L'arte della negoziazione. Buongiorno, Anna. Avete mai dovuto negoziare qualcosa di importante? Può essere una vera abilità. Assolutamente. John, la negoziazione è una forma d'arte, vero? La trovo allo stesso tempo stimolante ed esilarante. Sicuramente. C'è un delicato equilibrio che devi trovare tra mantenere la tua posizione e trovare un terreno comune. Esattamente. Devi essere fermo nella tua posizione, ma anche abbastanza flessibile da raggiungere un accordo reciprocamente vantaggioso. Precisamente. E non si tratta solo dell'accordo finale, ma dell'intero processo di avanti e indietro. Assolutamente. Il modo in cui comunichi, la tempistica delle tue offerte, il linguaggio del corpo che usi, tutto ha un ruolo. Non potrei essere più d'accordo. Una negoziazione efficace richiede un'attenta osservazione, un pensiero strategico e un po' di psicologia.
Assolutamente. E la posta in gioco può essere piuttosto alta, il che rende il tutto ancora più snervante, ma anche elettrizzante. Sicuramente. Che si tratti di negoziare un contratto commerciale, un accordo immobiliare o persino il tuo stipendio, la capacità di negoziare bene può cambiare la vita. Completamente d'accordo. È un'abilità così preziosa, ma non tutti ne sono naturalmente dotati. Questo è vero. Ma la buona notizia è che è un'abilità che può essere sviluppata e migliorata con la pratica. Sicuramente. E più lo fai, più diventi sicuro ed efficace. Assolutamente. La negoziazione consiste nel trovare quel punto debole tra assertività e flessibilità. Ben detto, John. È una danza delicata, ma quando la padroneggi, le ricompense possono essere notevoli. Non potrei essere più d'accordo. La negoziazione è davvero un'abilità affascinante ed essenziale da possedere in così tanti ambiti della vita. Lezione 13. Il dilemma della luminosità. Wow, hai visto com'era intensa quella luce? Mi ha praticamente bruciato gli occhi. Lo so, giusto? Ho dovuto strizzare gli occhi solo per guardarlo. Parla di un'esperienza da far venire l'acquolina in bocca. Seriamente, era come guardare il sole. Probabilmente le mie retine si stanno ancora riprendendo. Ah, posso immaginarlo. A volte la luminosità di certe luci può essere decisamente accecante. Sicuramente. È come se fossero progettati per essere così intensi da scottarti le cornee. Esattamente. Mi chiedo perché fanno delle luci così incredibilmente brillanti. Sembra proprio controproducente. Probabilmente per massimizzare l'illuminazione, ma dimenticano che c'è troppa luce. Assolutamente. C'è una linea sottile tra una luce sufficiente per vedere e una luce sufficiente per causare danni permanenti alla vista. Ah, sì. È come se cercassero di trasformare la notte in giorno, ma finiscono per renderla più difficile da vedere. Assolutamente. È come se i nostri occhi riuscissero a sopportare solo così tanta luminescenza prima di spegnersi per legittima difesa. Esattamente. E poi ti ritrovi a strizzare gli occhi e a imprecare, cercando di recuperare la visione notturna. Sicuramente. È quasi come se volessero accecarci intenzionalmente con le loro fonti di luce troppo potenti. Ah, sì. Forse stanno solo cercando di affermare il loro dominio sull'oscurità o qualcosa del genere. Potrebbe essere. Alcune persone hanno una malsana ossessione per le luci intense e accecanti. Ah, vero. Beh, almeno possiamo commiserarci per il dolore che ci accomuna per l'aggressione oculare. Assolutamente. Finché avremo gli occhi sfocati e acquosi l'uno dell'altro su cui appoggiarci, ce la faremo. Ah, davvero. Lo splendore può aver vinto la battaglia, ma non ha vinto la guerra. Lezione 14. Il dilemma della nostalgia. Cavolo, mi mancano davvero i bei vecchi tempi dello shopping tradizionale. Vuoi dire quando non sei stato bombardato da continue proposte di vendita e email di follow-up? Esattamente. Allora compravi qualcosa e poi ti lasciavano in pace. Ah sì, i tempi più semplici in cui un acquisto era solo un acquisto,
non una relazione continuativa. Seriamente, di questi tempi è come se volessero essere il tuo nuovo migliore amico o qualcosa del genere. Ah, sì. Ad esempio, grazie per la tua attività. Ora lascia che ti inondiamo di offerte per il prossimo decennio. Uffa, parlamene. Voglio solo comprare la mia roba e partire, capisci? Sicuramente. Mi mancano i giorni in cui un negozio non sentiva il bisogno di avere i tuoi dati di contatto per sempre. Assolutamente. Allora, dicevano solo buona giornata e tu saresti partito per la tua strada. Esattamente. Ora è tutto, iscriviti al nostro programma Fedeltà, scarica la nostra app, regalaci il tuo primogenito. Ah, giusto? È come se stessero cercando di ottenere da te fino all'ultima goccia di dati e potenziale di marketing. Sì, è un po' troppo. Una persona non può semplicemente fare un semplice acquisto senza diventare un cliente per tutta la vita. Apparentemente no. In questi giorni, è come se dovessi vendere la tua anima solo per comprare un paio di calzini. Esattamente. I bei vecchi tempi dell'anonimato e della privacy sono ormai lontani quando si tratta di fare acquisti. Seriamente. Mi mancano i giorni in cui volevano solo i tuoi soldi, non tutta la storia della tua vita. Ah, è vero. Ora è come se volessero conoscere le tue speranze, i tuoi sogni e le tue preferenze alimentari. Sì, non dovrai più entrare, prendere ciò di cui hai bisogno e andartene. Ora è un'intera produzione. Sicuramente. Immagino sia il prezzo che paghiamo per la comodità in epoca moderna. Uffa, suppongo. Comunque, un po' di nostalgia per gli acquisti più semplici non ha mai fatto male a nessuno. Lezione 15. L'enigma della riserva. Ehi, Anna, hai saputo delle modifiche al sistema di riserva? Sistema di riserva. Intendi quello che esiste da decenni? Sì, quello. A quanto pare, stanno scuotendo le cose alla grande. Wow, davvero? Pensavo che quel sistema dovesse essere, sai, scolpito nella pietra. Me ne parli. A quanto pare, lo scopo dell'intera faccenda viene messo in dubbio ora. Mi chiedo cosa abbia provocato questo cambiamento improvviso. È stato applicato così rigorosamente per tutto questo tempo. Mi batte. Probabilmente una sorta di pressione economica o politica, immagino. Interessante. Sono curioso di vedere come andrà a finire tutto questo. Quel sistema esiste da sempre. Lo stesso qui. Sarà strano non avere più quella rete di sicurezza. Sicuramente. Voglio dire, quel sistema di riserve era la spina dorsale dell'intera struttura finanziaria. Assolutamente. È stato il pezzo più famoso del puzzle per tutto il tempo che posso ricordare. Non sto scherzando. Mi chiedo con cosa lo sostituiranno o se lo elimineranno completamente. Bella domanda. In ogni caso, è destinato a causare alcune importanti increspature nel mercato. Oh, ne sono sicuro. Questo sconvolgerà le cose in grande stile. Questo è sicuro. Sì, sarà interessante vedere come aziende e consumatori si adattano al cambiamento.
Sicuramente. Sarà una partita completamente nuova senza quel collaudato sistema di riserva. Sì, i bei vecchi tempi della stabilità finanziaria sono ufficialmente finiti, a quanto pare. Beh, immagino che prima o poi sarebbe successo. Non può rimanere lo stesso per sempre. Immagino. È vero. Comunque, sarà strano non avere quelle solide fondamenta. Assolutamente. Immagino che non ci resta che aspettare e vedere come andrà a finire. Sì, dovrebbe essere un giro interessante, questo è sicuro. Lezione 16. Abbracciare l'ignoto. Ehi, Anna, sei stata al passo con tutti i cambiamenti avvenuti ultimamente? Modifiche. Intendi la grande svolta del settore? Sì, è quella giusta. È stata una corsa sfrenata, vero? Me ne parli. È come se l'intero paesaggio stesse cambiando sotto i nostri piedi. Assolutamente. È sicuramente un momento emozionante, questo è sicuro. Emozionante? Non lo so, John. È anche un po' inquietante, ad essere onesti. Ti capisco, ma pensa a tutte le nuove possibilità che si stanno aprendo. Suppongo sia vero. È solo molto da capire, sai? Sicuramente, ma preferisco abbracciare l'ignoto piuttosto che rimanere bloccata nello status quo. Buon punto. Comunque non è che abbiamo molta scelta in merito. Esattamente. Tanto vale trarne il massimo, giusto? Credo di sì. Ma è comunque un po' scoraggiante, devi ammetterlo. Sì, lo capisco. Ma ehi, pensa a tutte le opzioni che abbiamo ora. Questo è vero. Sarà interessante vedere quale sarà la soluzione migliore. Sicuramente. Dobbiamo solo mantenere una mente aperta e vedere dove porta tutto questo. Suppongo tu abbia ragione. Non possiamo semplicemente ignorarlo e sperare che se ne vada. No, quella nave è salpata. Tanto vale salire a bordo e vedere dove ci porta. Ah, beh, se la metti così, sembra piuttosto eccitante. Esattamente. Là fuori c'è un mondo completamente nuovo, Anna. È ora di esplorarlo. Va bene, mi hai convinto. Facciamo questa cosa. Questo è lo spirito. Questo sarà un viaggio incredibile, questo è sicuro. Lezione 17. Navigare nel mutevole panorama geopolitico. Buongiorno, Anna. Siete al passo con tutte le notizie sulle mutevoli alleanze globali? Vuoi dire la disgregazione dell'Unione Sovietica e l'ascesa di Boris Yeltsin? È stato un bel vortice, vero? Assolutamente. È come se fossimo stati trasportati in un ordine mondiale completamente nuovo. Me ne parli. L'alleanza anglo-sovietica appartiene al passato e ora abbiamo tutta questa storia della guerra fredda da affrontare. Sì, è pazzesco quanto velocemente il panorama geopolitico possa cambiare. Un minuto siamo alleati, quello dopo siamo avversari.
È abbastanza per farti girare la testa. Ad essere onesti. Voglio dire, chi avrebbe mai pensato che l'Unione Sovietica sarebbe crollata in quel modo? Non io, questo è sicuro. Ma immagino che quando hai un leader come Eltsin, tutto può succedere. Sicuramente. Sta davvero scuotendo le cose, vero? È come se il terreno si spostasse costantemente sotto i nostri piedi. Assolutamente. Ma sai, lo trovo eccitante, in un certo senso. Emozionante. John, fai sul serio? Stiamo parlando di una grave crisi globale. Lo so. Ma pensaci, è un mondo completamente nuovo di possibilità. Possiamo ridefinire le regole del gioco. Suppongo sia vero, ma significa anche molta incertezza e instabilità. Vero, ma non fa parte del brivido? Possiamo navigare in un territorio inesplorato. Immagino che tu abbia ragione. È solo un sacco da elaborare, sai? Sì, ho capito. Ma ehi, almeno ne stiamo parlando insieme, giusto? Suppongo che sia un modo di vederla. Bene, facciamolo. Questo è lo spirito. Questo sarà un viaggio pazzesco, questo è sicuro. Lezione 18. Taste Buds Delight. PSST, Anna, devi provare questa nuova marca di biscotti biologici che ho appena scoperto. Oh, davvero? Sono sempre alla ricerca di snack salutari. Dimmi di più. Sono assolutamente deliziosi e sai che sono esigente quando si tratta di biscotti. Ora hai la mia attenzione. Cosa rende questi biscotti così speciali? Beh, per cominciare, sono fatti con ingredienti completamente naturali, senza conservanti artificiali o altro. Oh, è proprio quello che fa per me. Cerco di evitare tutta quella roba elaborata, capisci? Esattamente. E la consistenza è semplicemente perfetta, non troppo morbida, non troppo croccante. È come un piccolo angolo di paradiso. Sembra paradisiaco. In che tipo di gusti sono disponibili? Oh, hanno un sacco di opzioni deliziose, gocce di cioccolato, farina d'avena, uvetta e persino una scorza di limone, una deliziosa. Scorza di limone. Sembra davvero rinfrescante. Forse dovrei fare un tentativo. Fidati di me, non rimarrai deluso. Li sgranocchio senza sosta da quando li ho scoperti. Va bene, mi hai convinto. Vado a vedere se riesco a rintracciare una scatola di questi biscotti magici. Posso collegarti, non preoccuparti. Conosco il piccolo negozio di alimenti naturali perfetto che li vende. Sei il migliore, John. Sto già immaginando quanto saranno buoni. Aspetta di provarli, Anna. Le tue papille gustative sono pronte per una vera delizia. Lezione 19. Hotel Ant. Va bene, Anna, ho bisogno del tuo aiuto per trovare un buon hotel per il mio prossimo viaggio. Oh, dove sei diretto? Sarei felice di dare una mano nella ricerca dell'hotel. Sto programmando una breve vacanza in montagna, ma non so ancora dove alloggiare.
Le montagne, eh? Sembra adorabile. Che tipo di servizi stai cercando? Beh, mi piacerebbe qualcosa di accogliente ma con i comfort moderni, capisci? E preferibilmente con ottime recensioni. Ok, ho capito. Vorrai trovare alcune opzioni e possiamo confrontare le note. Fantastico, apprezzo davvero che tu mi abbia aiutato con questo. Faccio schifo nelle ricerche alberghiere. Nessun problema. Mi piace una buona caccia in hotel. Va bene, fammi vedere cosa riesco a trovare. Qualsiasi cosa con una piscina sarebbe anche un grande vantaggio, se riesci a trovarlo. Oh, una piscina in montagna. Sarebbe così rilassante. Aspetta, fammi vedere cosa riesco a scovare. Sei la migliore, Anna. Mi fido sicuramente delle tue capacità di ricognizione alberghiera. Ah, vediamo se riesco a fare la mia magia. Ok, penso di aver trovato alcune opzioni promettenti. Mettimi addosso, sono pazzo. Quali sono i migliori contendenti? Bene, c'è questo piccolo rifugio di montagna accogliente con recensioni incredibili e una piscina coperta. Oh, sembra perfetto. Cos'altro hai? E poi c'è questo grazioso boutique hotel con una spa davvero bella e vasche idromassaggio all'aperto. La spa e le vasche idromassaggio sembrano divine. Altri punti salienti? Ancora uno. Questo moderno resort in stile chalet con vista panoramica sulle montagne. Oh, i panorami sarebbero irreali. Bene, penso che tu mi abbia dato alcune ottime opzioni da considerare. Meraviglioso! Fammi sapere quale finisci per prenotare. Sono felice di aver potuto aiutare. Lo farò, grazie mille, Anna. Sei un salvavita, come sempre. Lezione 20. Dibattiti sugli stipendi sportivi. Ehi Anna, hai seguito tutti i discorsi sugli stipendi dei giocatori sportivi? Sicuramente. È stato un argomento caldo ultimamente. Quali sono i tuoi pensieri in merito? Beh, posso capire perché i tifosi siano così frustrati da quanto guadagnano i giocatori in questi giorni. Lo so, i numeri sono sbalorditivi. Pensa che gli stipendi siano sfuggiti di mano? In alcuni casi sì. Ma so anche che le carriere dei giocatori sono così brevi, quindi devono sfruttarla al meglio. Questo è un buon punto. E i migliori atleti generano così tante entrate per squadre e campionati. Esatto, è una questione complessa. I giocatori vogliono essere pagati quanto valgono, ma i tifosi si sentono esclusi. MHM. E c'è il dibattito su quanti di quei soldi dovrebbero andare ai proprietari rispetto agli atleti. Totalmente. Insomma, anche i proprietari lo stanno rastrellando, il che può essere frustrante per un fan medio. Sicuramente. Sembra che sia solo un ciclo infinito di salari dei giocatori che aumentano sempre di più. Sì, e ci sono agenti che spingono costantemente per contratti sempre più grandi. Uffa, gli agenti possono essere i peggiori. Cerchiamo sempre di massimizzare i profitti, qualunque cosa accada. Ah, sì. È difficile trovare un equilibrio tra premiare i migliori talenti e mantenere lo sport accessibile.
Assolutamente. Non credo che ci sia una soluzione facile, ma è una conversazione importante da continuare. Di sicuro. Sono felice che possiamo discuterne in modo civile, a differenza di alcuni accesi dibattiti tra i fan. Lezione 21. La cura di un nonno. Buongiorno Anna, hai mai dovuto aiutare a prendersi cura di un nonno anziano? In realtà sì. Mio nonno contava sempre di più su di me man mano che cresceva. Immagino che non sia sempre facile. Che tipo di sfide hai dovuto affrontare? Beh, piccole cose come non essere più in grado di svolgere compiti semplici da solo. A volte non riesce nemmeno a mettersi le scarpe. Oh cavolo, deve essere frustrante per lui. Scommetto che è difficile vederlo perdere quell'indipendenza. Sicuramente. E poi c'è la fatica fisica di aiutarlo a spostarsi, come quando andiamo a fare delle passeggiate. Capisco. Quindi anche la sua mobilità è diventata un problema. Ha delle condizioni di salute che contribuiscono a questo? Sì, le sue spalle gli stanno dando un sacco di problemi. Artrite, credo. Gli rende difficile alzare le braccia. Capisco. Questo deve rendere le attività quotidiane davvero difficili. Ti ammiro per esserti fatto avanti per aiutarlo. Può essere faticoso, ma sono felice di farlo. È sempre stato lì per me, quindi voglio ricambiare il favore. È davvero ammirevole. Non tutti sarebbero disposti ad assumersi quel tipo di responsabilità. Beh, fa parte della famiglia. Beh, non potevo lasciarlo da solo, capisci? Anche se a volte è difficile. Posso rispettarlo. La famiglia è così importante, anche quando non è facile. Sembra che voi due siate fortunati ad avere l'un l'altro.